La Royal Rumble del 2025 è ormai passata agli archivi e non senza troppe polemiche. C'è chi ha amato le vittorie di Jey Uso e di Charlotte Flair nelle rispettive Royal Rumble di quest'anno, c'è chi l'ha odiate, c'è chi è diviso, c'è chi ha amato la vittoria di Jey Uso ma ha odiato la vittoria di Charlotte Flair e viceversa. Insomma, c'è un sacco di divisione sul web. Quindi nei video di oggi vi darò la mia personale opinione sulla vittoria di Jey Uso e di Charlotte Flair nella Royal Rumble di quest'anno, ma parleremo anche di tutte le possibili alternative a Jey Uso e a Charlotte Flair e del perché quelle persone potevano vincere la Royal Rumble di quest'anno. Ma prima di cominciare, come al solito, non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollicione in su, ma soprattutto di attivare la campanella delle notifiche. E dal termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee e se odiate le mie idee, oppure se avete altri spunti che io magari non ho preso in considerazione per questo video. So che amerete questo canale a tema WWE. Iniziamo subito con il video ed iniziamo parlando subito della vincitrice della Royal Rumble femminile, ovvero la Queen, Charlotte Flair. Con la vittoria di sabato, Charlotte Flair è diventata la prima donna nella storia a vincere 2 Royal Rumble nella sua carriera. E se posso dire la mia, lei e Becky Lynch erano le due ragazze che più di tutte meritavano di ottenere tale riconoscimento. Se il wrestling femminile è quello che è oggi, lo dobbiamo tanto, anzi tantissimo a loro due. Ma rispondendo subito alla domanda, Charlotte Flair meritava di vincere la Royal Rumble femminile del 2025? La mia personalissima risposta è sì, Charlotte Flair meritava di vincere la Women's Royal Rumble. Charlotte Flair merita di avere quel match titolato a WrestleMania, merita di avere quel dream match contro Tiffany Stratton. O perché no? Magari, se volessero cambiare le carte, potrebbero anche riaprire la storia con Rhea Ripley, visto che se consideriamo solo ed esclusivamente i match a WrestleMania, le due stanno solo 1-1. Poi per carità, io preferisco il match contro Tiffany Stratton e per chi mi segue dall'inizio sa da quanto tempo voglio e pronostico questo match. Presente e passato della WWE contro presente e futuro della WWE. Già questo basterebbe, non ci sarebbe già nient'altro da dire. Ma perché è giusta la vittoria di Charlotte Flair? La vittoria di Charlotte Flair è giusta perché considerando quella che è stata la Women's Royal Rumble del 2025, ovvero una Rumble senza grandi ritorni, grandi sorprese e momenti veramente eclatanti ad eccezione del ritorno di Alexa Bliss, alla fine della fiera Charlotte Flair era l'unica donna che aveva il giusto star power per vincere quel match, ma soprattutto è l'unica donna che aveva delle possibili future storie per un palcoscenico così importante come quello di WrestleMania 41. Anche se in realtà, per quella che è stata questa Royal Rumble, ci sarebbe stata un'altra alternativa, ma ne parleremo dopo. Ripeto, la rivalità contro Tiffany Stratton è un dream match, si scrive da sola. La rivalità con Rhea Ripley sarebbe una forzatura, ma comunque se vuoi cambiare le carte in tavola, se vuoi fare qualcosa di diverso e sorprendere fan, in positivo o in negativo, è una cosa che puoi fare assolutamente. Poi per carità, anche la vittoria di Charlotte Flair porta con sé delle grandi problematiche. E il problema principale è che la WWE per l'ennesima volta non scrive Charlotte Flair in un contesto diverso dalla scena titolata. Cioè la WWE neanche ci prova ormai a scrivere Charlotte Flair in un contesto diverso. Quindi se la vostra lamentela principale sulla vittoria di Charlotte è questa, sappiate che sono d'accordo con voi, ma comunque per questa edizione Charlotte Flair doveva vincere. Ma dobbiamo essere onesti, in questo momento storico della WWE, con tutte le storie che ci sono in corso, non avevi altro posto dove poter inserire Charlotte Flair. Bianca Belair è occupata nella divisione tag team e quando tornerà dovrà avere a che fare con Jade Cargill. Nia Jax sembrerebbe quella più libera, però al tempo stesso una faida fra le due per WrestleMania 41 non attirerebbe mai e poi mai l'attenzione del pubblico. Lo avrebbe solo in caso di sfida a 3 per il titolo WWE di Tiffany Stratton. Per Liv Morgan mancherebbe una base. Ed una faida tu mi hai eliminato, quindi io mi voglio vendicare sarebbe forse troppo pesante da qui fino a WrestleMania considerando quanto tempo manca allo Showcase of the Immortals. E per una faida contro Io Sky o una con Bayley a maggior ragione mancherebbero ancora di più le basi. Quindi ripeto, per quanto riguarda Charlotte Flair, l'unica storia possibile dove potevi inserirla è una storia con un titolo in mezzo e di conseguenza ritengo giusta la sua vittoria della Royal Rumble. Però oltre a Charlotte Flair, c'erano altre ragazze che potevano vincere la Women's Royal Rumble? Sì, e per me ce n'erano soprattutto due. La prima che vi nomino è la role model, Bayley. Bayley è l'altra superstar che insieme a Charlotte Flair, considerando quella che è stata la Women's Royal Rumble, aveva un minimo di star power per vincere la lista reale ed andare contro una fra Rhea Ripley e Tiffany Stratton a WrestleMania 41. Però, come ho detto anche nell'ultimo video, questa è più un'opzione che considero fattibile per Elimination Chamber.
Bayley vince la Chamber, va contro Rhea Ripley a Las Vegas e Rhea Ripley ha il suo terzo Dream Match contro una delle 4 Horsewomen della Women's Revolution. Quindi sì, Bayley poteva essere, anzi era un'alternativa validissima. Anche lei poteva essere la prima donna a vincere 2 Royal Rumble in carriera, per lo più consecutivamente, ed avrebbe creato un momento ancora più incredibile. Però sono sincero, in quanto a star power, visto anche come è stata proposta la Queen prima del PLE, Bayley non raggiungeva mai quel livello di star power. Considerando anche quello che è stato il suo 2024 dopo che ha vinto il titolo WWE a WrestleMania, visto che è diventata quasi un riempitivo nel roster di SmackDown. Una campionessa transizione in attesa di lasciare il titolo a chi l'avrebbe succeduta. La seconda opzione è Becky Lynch. Becky Lynch è una delle grandissime assenti da questa edizione della Royal Rumble. Quasi tutti, se non tutti, eravamo convinti che The Man sarebbe tornata dentro questa Royal Rumble e che si sarebbe giocata la vittoria finale contro Charlotte Flair. Ma come abbiamo visto, alla fine non si è giocata né la vittoria contro Charlotte Flair, ma non è proprio direttamente tornata dentro la Royal Rumble. E devo essere sincero, ci sono rimasto molto male. Come ho detto nel video precedente, Becky Lynch era un'atleta validissima per vincere questa edizione della Royal Rumble. Potevano riaprire la storia contro Rhea Ripley, con Becky Lynch che tornava con un nuovo personaggio. Potevano riaprire la storia contro Rhea Ripley e al tempo stesso allargarla anche a Liv Morgan. Insomma, potevano fare tante belle cosine, però alla fine Becky Lynch non è tornata e quindi niente. Onestamente non so se tornerà durante la Road to WrestleMania, ora come ora mi sembra più plausibile che Becky possa tornare nel Raw post WrestleMania, però mai dire mai, c'è ancora tempo da qui a WrestleMania e possono fare letteralmente di tutto. Come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire, però devono avere una bella storia in mente per lei. Poi per carità c'era l'opzione Io Sky, però come ho detto nell'ultimo video, visto la scrittura che gli hanno riservato negli ultimi 2 mesi, non aveva la giusta credibilità per vincere quel match e poi andare a affrontare una Rhea Ripley o una Tiffany Stratton a WrestleMania 41, e non me ne voglio nei fan di Io Sky perché anch'io sono un fan di Io Sky. Ho sentito parlare tanto di Roxanne Perez visto la sua prestazione dentro la Royal Rumble, però in questa situazione c'è un grande problema. Ovvero che il fan casual della WWE che guarda solamente Raw e SmackDown, e che nella maggioranza non si guarda neanche le puntate per intero, non conosce NXT, non sa chi c'è in quel roster, non sa che NXT ha la miglior divisione femminile al mondo, e di conseguenza non ha idea di chi sia Roxanne Perez. E siccome quando si parla di Royal Rumble si parla di mandare una star dritta a WrestleMania, ad eccezione dei casi assurdi fuori dal normale, non puoi permetterti di mandare una Roxanne Perez a WrestleMania con il rischio che il pubblico la ignori perché non sa effettivamente chi sia. Però al tempo stesso Triple H è stato bravissimo, non per ora, ma per il futuro. Triple H ha messo in mostra Roxanne Perez, facendole fare il record di permanenza all'interno della Royal Rumble. L'ha fatta finire come runner-up ed ha chiarito al mondo intero che un giorno Roxanne Perez sarà una figura principale, fondamentale nella divisione femminile in WWE. E di conseguenza, la prossima volta che Roxanne Perez sarà a Raw o a SmackDown, la gente saprà chi è. Però, fatto questo discorso, dal mio punto di vista, se levi Bayley e levi Becky Lynch, oltre a Charlotte Flair non c'era nessun'altra ragazza che poteva vincere questa Royal Rumble. Passiamo adesso all'altro vincitore di sabato, la vera grande ed enorme sorpresa di questa edizione della Royal Rumble. Una di quelle sorprese incredibili che mai e poi mai ti aspetteresti. Onestamente penso che non ci sia una singola persona al mondo che abbia pronosticato Jey Uso con cognizione di causa. Onestamente penso che tutti quelli che hanno pronosticato Jey Uso lo abbiano pronosticato per il puro tifo, per la speranza di vedere il proprio idolo fare il colpo grosso. E quel nome, ovviamente, è lo Yeet Master Main Event Jey Uso. Come ho appena detto, la vittoria di Jey Uso è stata una sorpresa incredibile e per quanto mi riguarda è stata un'ottima scelta. Alcuni di voi saranno d'accordo con me, altri saranno totalmente in disaccordo, però questo è il bello del gioco, è il bello del wrestling, è il bello di avere opinioni diverse, è il bello di essere qui a scambiarci le nostre opinioni. Personalmente ritengo che la vittoria di Jey Uso sia stata una scelta giusta perché ha ribaltato l'intero mondo della WWE e soprattutto perché non hai creato un momento fanservice. Perché sì, i nomi desiderati erano soprattutto fanservice. E di noi fanservice erano 3: John Cena, CM Punk e Roman Reigns.
Per quanto riguarda John Cena, come ho già detto, una sua vittoria della Royal Rumble del 2025 dal mio punto di vista sarebbe stato un errore gigantesco. Non vince un match da praticamente 2500 giorni e per arrivare a quel maledetto 17° titolo John Cena deve soffrire, deve patire. Non può essere un qualcosa che dopo anni di inattività raggiungi solamente perché ti chiami John Cena. John Cena è il più grande di tutti i tempi? Dal mio punto di vista sì. John Cena ha fatto la storia? Assolutamente sì. Però anche non vincere da 2500 giorni è storia. E come non si cancella quello che ha fatto prima, non si può cancellare neanche questo record negativo. Ed in più, questo tipo di eliminazione aggiunge quel senso di beffa che rende ancora più amara e giusta la sua non vittoria della Royal Rumble. L'unica cosa che può ovviare a questo particolare non indifferente è un suo tornil e la press conference post Royal Rumble, dove Cena è stato tutto tranne che un face al 100%, potrebbe far sognare e non poco. Per quanto riguarda CM Punk, anche lui, dal mio punto di vista, sarebbe stata una scelta sbagliata. Pensateci, qual è il sogno di CM Punk? Fare il main event di WrestleMania. E per CM Punk, fare il main event di WrestleMania ormai è diventato un'ossessione. È diventato un incubo. E quando un sogno diventa un'ossessione o ancora peggio un incubo, narrativamente parlando, non puoi non giocare con quell'aspetto. Perché tutto questo non deve essere solo un'ossessione di CM Punk. Tutto questo deve essere anche un'ossessione per i fan, deve diventare un'ossessione per i fan. Se CM Punk avesse vinto la Royal Rumble e fosse andato diretto contro Cody Rhodes a WrestleMania 41, quel sogno, quell'ossessione, quell'incubo sarebbe finito tutto già a gennaio. Poi per carità, i promo fra il Best in the World e l'American Nightmare sarebbero stati incredibili e già settimana scorsa ne abbiamo avuto un assaggio, e che assaggio! La storia sarebbe stata sicuramente pazzesca, però la storia sul main event vero e proprio sarebbe finita immediatamente. E quindi è giusto che ci abbiano dato un assaggio, ma dal mio punto di vista è ancora più giusto che siamo rimasti solo all'assaggio. Mentre per quanto riguarda Roman Reigns, come ho sempre detto, la scelta dell'Original Tribal Chief come vincere il Rumble sarebbe stata sensata solo ed esclusivamente per un terzo capitolo finale contro Cody Rhodes, in modo che i due potessero finire la loro saga. Ma dal mio punto di vista è un bene che Roman Reigns non abbia vinto la Royal Rumble. Per quanto io ami vedere Roman Reigns e Cody Rhodes l'uno contro l'altro in questo momento storico della WWE e in questo momento storico delle loro carriere, Roman Reigns e Cody Rhodes hanno bisogno di vivere altre storie. Roman Reigns e Cody Rhodes hanno bisogno di stare lontani, facendo sì che il terzo capitolo arrivi fra tanto tempo, perché un terzo capitolo del genere, per renderlo il più impronosticabile possibile, deve accadere fra tanto tempo. Ma tolto Jey Uso, chi altro poteva vincere la Royal Rumble maschile? Anche qui ho due nomi. E no, uno di questi non è Drew McIntyre. Il primo nome è quello di Seth freaking Rollins. Come ho detto nei precedenti video, quello di Seth Rollins era un nome interessantissimo per la vittoria di questa Royal Rumble. Una sua vittoria avrebbe potuto creare uno dei due main event di WrestleMania 41. Perché con Seth Rollins come vincitore della Royal Rumble, CM Punk si sarebbe potuto sentire distrutto emotivamente. CM Punk poteva perdere ogni speranza di poter main eventare WrestleMania un giorno. Ma quando Seth Rollins avrebbe puntato Gunther per riprendersi il suo World Heavyweight Championship a WrestleMania 41, è in quel momento che CM Punk ricomincia a ragionare, è in quel momento che CM Punk si decide e chiede questo fatidico favore a Paul Heyman. Grazie a questo favore si sarebbe preso il World Heavyweight Championship del Ring General, facendo uno sgambetto al mondo intero, prendendosi di forza il main event di WrestleMania 41, andando così a creare quella che sarebbe stata la resa dei conti definitiva a WrestleMania 41 per il World Heavyweight Championship contro Seth Rollins. Però sono sincero, per quanto mi facesse impazzire questa teoria, sì, io mi innamoro facilmente delle mie teorie, mi piace ancora di più di vedere CM Punk e Seth Rollins a WrestleMania senza il World Heavyweight Championship in palio. Quella fra CM Punk e Seth Rollins è una storia che non necessita di avere titoli in mezzo, è una storia che non ha bisogno di ori, è una storia troppo personale. Ed ora chissà dove possono andare a parare, visto quanto è successo alla Royal Rumble fra CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns. Quindi sono stragasato e stracontento che comunque alla fine non abbia vinto Seth Rollins. Mentre il secondo nome è quello di Logan Paul. Sì, non fa impazzire neanche me, però anche quello di Logan Paul, penso senza troppe sorprese, era uno dei nomi papabili per vincere la Royal Rumble del 2025. E sono onesto, mi sono dimenticato di inserire nei video di tutti i possibili vincitori di questa edizione della Royal Rumble.
Il possibile banger match contro Gunther a WrestleMania 41, il suo voler diventare un campione massimo e tutta questa lista di nomi che secondo me non avrebbe mai vinto la Royal Rumble mi ha fatto pensare che Logan Paul sarebbe stata più di una semplice possibilità. Però fortunatamente così è rimasto, ovvero una semplice possibilità. Per ora sono sincero, non voglio vedere Logan Paul nel giro titolato. In futuro diventerà sicuramente un campione massimo, dal mio punto di vista lo diventerà anche già nel 2025. Però personalmente è ancora presto, io vorrei vederlo tanto con la valigetta del Money in the Bank, vorrei tanto vederlo come Mister Money in the Bank, perché per quello che è il personaggio Logan Paul, la valigetta è veramente tanto perfetta per lui, e dopo anni in cui la valigetta è stata utilizzata in modo un po' così e così, con Logan Paul potrebbe ritrovare sicuramente la sua grandezza. E quindi, proprio come Charlotte Flair, considerando tutto, anche Jey Uso per me è una scelta corretta. Bene, questo era il mio pensiero sui vincitori della Royal Rumble maschile e femminile del 2025. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dei vincitori della Royal Rumble maschile e femminile del 2025. Fatemi sapere a chi voi avreste fatto vincere le due Royal Rumble e se vi va anche il perché. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, ricordatevi di iscrivervi a questo canale, io per oggi ho finito, ciao!